Buongiorno a tutti, buongiorno banditi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi sono qui dentro il mio garage e oggi giornata particolarmente uggiosa, infatti fuori piove. Oggi è il giorno 16 novembre e visto che si sta avvicinando il giorno X, ovvero il giorno del cambio gomme obbligatorio per la stagione invernale, ho deciso di portare un velocissimo video sul cambio gomme di Willy. Come potete vedere Willy è lì sotto la pioggia con ancora le gomme estive. Quindi questa giornata particolarmente uggiosa ho deciso di, con qualche giorno di anticipo, sostituire appunto le gomme a Willy. Tutto ciò però lo farò appena dopo i 10 secondi di sigla, così voi avete giusto il tempo per iscrivervi al mio canale. Oltre logicamente a invitarti a iscriverti al mio canale, ti invito anche a lasciare un like, attivare la campanellina e ti invito anche ad andare a vedere tutti gli altri video che sono sul mio canale YouTube. Detto questo, bando alle ciance e iniziamo. Innanzitutto volevo farvi vedere i pochissimi attrezzi che servono per un semplice cambio gomme che io ho già montato su dei cerchi e quindi basterà togliere e montare togliere logicamente quelle estive e montare quelle invernali. Ho già preparato qui la posteriore destra da montare insieme a tutte le altre che ho messo qui. Chiaramente, come potete vedere, l'ordine non è il mio forte e poi tra l'altro in questo periodo dell'anno sono abbastanza full e il mio garage necessita di una bella pulizia, di un bel colpo d'ordine, chiamiamolo così. Il post particolarmente ristretto quest'oggi, appunto perché devo ancora sistemarmi con delle cose, però in qualche maniera cerchiamo di fare. Allora, per iniziare vi faccio vedere i pochissimi attrezzi che servono, appunto, quindi un semplice crick, una pistola ad impulsi a batteria, rigorosamente Parkside, dei guanti, una chiave a croce, un cacciavite e del grasso. Poi vi farò vedere il grasso dove io lo utilizzo. Logicamente si può usare anche un semplice spray, ma siccome lo spray l'ho finito userò del grasso. Bene, ora iniziamo. Allora, mi sono procurato anche un piccolo straccetto da mettere sotto le ginocchia. Ok, ora prendiamo il crick, ci muniamo di tutta l'attrezzatura. Ok, guantini. Iniziamo con mettere Willy, il mio Willy sul crick. Allora prendiamo qua, come vedete si sta alzando, perfetto. Allora abbiamo la nostra pistolina, diamo qualche newton metro di coppia in più e svitiamo i dadi. Allora, c'è anche dell'acqua, questi li mettiamo qua, perfetto.
sotto piede ed ecco qua. Ed ecco qua i nostri bei dadi, bulloni, non dadi. Ed una è andata. Per sicurezza la metto là, che non si sa mai che il crick salti giù. A questo punto gli do sempre una controllatina tutto quanto, che sia tutto in ordine. Ok, pastiglie, dischi, e soprattutto do una controllatina all'assetto. Come magari avete visto, magari più attenti, si sono accorti che Willy non ha delle sospensioni delle molle originali, ma bensì ha un assetto a ghiera per appunto ribassare il mezzo. Quindi approfitto queste 2 volte all'anno, quando cambio le ruote, a dare anche una bella controllatina che sia tutto a posto alle sospensioni e alla molla e alla ghiera, e approfitto anche per dargli una piccola pulitina. Spruzzo un po' di questo bellissimo prodotto, che non è nient'altro che dello sgrassatore, e approfitto per dare una bella pulitina al tutto. Era già bello pulito. Diciamo che quando sostituisco le ruote da estivo a invernale, solitamente sospensioni, ghiere e ammortizzatori non li trovo mai sporchissimi. Comunque d'estate non è che ci siano le strade che fanno proprio schifo, cioè, ovvero le strade fanno sempre schifo qua da noi, ma bene o male non sono imbrattate di sale, neve, ghiaccio, acqua, quindi le trovo abbastanza pulito il tutto. Si vede niente, si vede poco, però insomma non ho neanche una luce. Questa è la situazione. Bene, ed ora ne approfitto per spruzzare questo spray Langsam Suns Protection, che è uno spray trasparente per la protezione di molle, ghiere e sospensioni, che mi è stato venduto assieme al kit dell'assetto, che dovrebbe essere un prodotto per, appunto, come dicevo, per la protezione di tutto il sistema. Quindi spruzzo sopra un po', ok, e poi farò lo stesso con il posteriore. Bene, giunti a questo momento, che si fa? Allora, qui io ci avevo messo la volta scorsa del grasso sui bulloni, l'avevo già messo l'altra volta perché non avevo nessun spray e ho usato del grasso, ed effettivamente devo dire che ha funzionato benissimo, perché ci sono svitati veramente bene. Quindi credo che replicherò allo stesso modo come l'altra volta, ovvero mettendoci ancora un po' di grasso. Però devo andare a prendere la ruota. Bene, allora la ruota è qui, l'avevo già preparata prima. Anteriore destro, ok, spostiamo questo ed eccoci qua. Allora, eccola,
Bene, ora andiamo a ruotare fino a trovare i fori. Eccoci qua. Bene, prendiamo appunto, come dicevo prima, un po' di grasso, mettiamo un pochettino grasso su ogni vite, non serve assolutamente abbondare. Ok, ed ora andiamo ad avvitarli. Primo avvicinamento a mano e sempre a croce. Giunti a questo punto avvitiamo, solitamente avvito fino a 100 Nm con la pistola. Ok, e l'ultimo colpo glielo diamo a mano. Sarebbe meglio utilizzare una dinamometrica. Io la dinamometrica non ce l'ho, ma con questa io riesco sempre a chiuderli ed avere un riferimento. Logicamente non serve chiuderli alla morte, ma appena vedete che non girano più, voi siete a posto. Ok, ci vuole un po' di tatto, dai, diciamo così. Ultimo giro per sicurezza, ultimo controllo. Ok, e il gioco è fatto. Ora togliamo questa, la mettiamo di là. Logicamente quella ruota là io la segnerò con l'uniposca all'interno con la dicitura AD, ovvero anteriore destra. Questo perché? Perché io di abitudine ogni anno le giro, quindi questa, ovvero quella che ho smontato dall'anteriore destro, il prossimo anno, quindi marzo-aprile 2026, la sposterò nella posteriore destra, e quella che smonto dalla posteriore destra la rimonterò sull'anteriore destra. Così avrò un consumo dello pneumatico del battistrada uniforme. Ma detto questo, abbassiamo e una è andata. Ok, ora passiamo al posteriore. Andiamo sempre sotto con i nostri clic. Andiamo, aumentiamo un po' la potenza della pistola. Opla, ed ecco qui il nostro posteriore destro. Bene, anche qui solito controllino. Ok, pastiglie, disco. Anche in questo caso diamo una piccola pulitina. Bene, procediamo con il grasso. Bene. E montiamo il tutto.
Ok, allora impostiamo la potenza della pistola a 100. Ok, bene, a questo punto chiave a croce e chiudiamo a mano. Bene, abbassiamo il tutto, magari togliamo questa, ok, e abbassiamo Willy. 3, 2, 1. Eccolo qua. Bene. Ora ragazzi farò la stessa cosa per la parte sinistra e poi ci vediamo tra qualche istante per le conclusioni del video. Ora mancano le due cose ancora fondamentali, ovvero controllare la pressione degli pneumatici e montare logicamente il tocco di classe, ovvero questi 4 qua. Andiamo. 1, 2, 3, Allora banditi, piccole conclusioni del video. Sostituzione delle ruote effettuata. Io volevo ricordarvi che non sono un meccanico, non sono un gommista, non ho un'officina, non ho nulla. Ho solo un po' di esperienza, visto che ormai queste cose le faccio da 15 anni. Quindi ciò che avete visto è sicuramente un tutorial su come faccio io la sostituzione delle gomme, però voi fatelo soltanto e solamente se avete un po' di conoscenza della meccanica e tutti gli attrezzi per poter fare questo tipo di operazione che, seppur semplice, può essere comunque pericoloso. Quindi mi raccomando ragazzi, se lo fate, fatelo con un criterio e con un sentimento e, come direbbe mio padre, su con le antenne, perché qua non si scherza. Cioè, nel senso, se per caso vi dimenticate di chiudere i dadi delle ruote, la macchina ci corre sulle ruote. Quindi ragazzi, lascio a voi immaginare cosa potrebbe succedere. Detto ciò, io vi lascio, spero che il video ti sia piaciuto. Vi ho portato con me anche in questa piccolo pezzettino della mia vita, diciamo così. Quindi se ti è piaciuto il video lascia un like, iscriviti al canale, attiva la campanellina. Vi lascio, come ho detto prima, sotto nel link tutti i miei social dove potete iscrivervi e anche degli altri video che potete andare a vedere che sono sul mio canale YouTube. Detto questo, il mio casino e il mio Willy, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.